Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo. Sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di andare ad ascoltare anche il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi ho lasciato il link con un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche, grazie. Abbiamo l'eremita. Amici della bilancia, l'eremita parla di quello che è un viaggio interiore, una sorta di ricerca spirituale, qualcuno che sta, diciamo così, riflettendo o è in un periodo di isolamento volontario, per cercare la propria verità fondamentalmente, per valutare, per fare un'autovalutazione interna, ok? Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questa eremita. Guardate, è uscita di nuovo l'eremita. Fantastica. Quindi sì, molto forte questa energia di auto è vero, è un'energia di introspezione, ma è un'energia proprio di, come vi posso dire, andare a fondo, scavare su quello che sono le vostre vere motivazioni di vita, okay? È proprio la ricerca della propria verità interiore, la ricerca di se stessi, se vogliamo, del proprio cammino o destino di vita anche, no? E parla comunque di quello che è un isolamento, che normalmente è un isolamento volontario, okay? Abbiamo poi anche, un 5 di coppe e una sacerdotessa. Il 5 di coppe mi fa pensare a un qualche tipo di rammarico, a un qualche tipo di pentimento o a un qualche tipo di dolore, comunque di perdita, okay, che stiate vivendo in questo momento e potrebbe essere legata alla carta dell'eremita. Abbiamo poi la sacerdotessa che ha più o meno la stessa energia dell'eremita, forse l'eremita è più, perché l'eremita fa anche riferimento al fatto di fare un viaggio di tipo fisico, quindi un allontanarsi dalla realtà che si sta vivendo per riuscire a trovare questa verità interiore. La sacerdotessa, ha comunque la stessa energia di interiorizzazione, però è una carta un po' più statica, è una carta che parla più di inconscio, che parla più per qualcuno fa anche riferimento a una sorta di elevazione spirituale, okay? Abbiamo poi la regina di bastoni e qui sento che è come se ci fosse qualcuno che non riesce a esprimere il proprio potere personale, anche il proprio potere di persuasione mi dicono. È come se, si dovesse fare quello che è un lavoro sulla propria femminilità o sul proprio lato femminile, okay, nel caso foste uomini, si potrebbe proprio parlare di quello che è l'integrazione del vostro divino femminile. Abbiamo poi anche un re di coppe e qui potrebbe rappresentare, nel caso non abbiate nessuno, potrebbe rappresentare una persona che entra nella vostra vita, sia che sia che per voi vibri come una stesa sulle relazioni romantiche piuttosto che relazioni lavorative, il re di coppe può essere semplicemente una persona che viene a dare una mano. Molte volte fa riferimento a quelli che sono i terapeuti, i dottori, i medici, mi parlano di ginecologi, quindi insomma potrebbe anche essere una persona che entra nella vostra vita, i per questo motivo, insomma, per un motivo, diciamo così, di salute. O magari è un motivo lavorativo perché anche voi lavorate nel campo medico. Abbiamo il mondo e un fante di coppe. Allora, il mondo parla di un grande cambiamento che sta per arrivare, ragazzi. Parla di un cambiamento in positivo. È una carta che parla di quello che è la fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Ricordatevi che l'eremita è comunque un arcano numero 9. Le carte numero 9, e iniziate anche così la stesa, l'arcano numero 9 cioè il numero 9, scusate, è un numero di iniziazione. Quindi è come se qui qualcuno fosse chiamato attraverso un qualche tipo di ricerca interiore, attraverso la perdita o il lasciarsi indietro, mi parlano di vestiti, mi parlano di come se ci fosse qualcuno che semplicemente decide di disfarsi di alcuni oggetti pratici per arrivare a quello che è una maggiore
presenza interiore, okay, ed è proprio quello che si sta cercando di arrivare a quello che è la forza, se vogliamo, della regina di bastoni, a quello che è perché comunque è una regina, sa il fatto suo, è arrivata dove è arrivata perché in qualche modo sa gestire le sue cose, okay? Quindi il mondo, come vi dicevo prima, parla proprio di quello che è un cambiamento, di un compimento di un ciclo. Per qualcuno potrebbe visto che qui si parlava di ginecologi, il mondo potrebbe anche far riferimento a quello che è il concepimento di un figlio, okay? E anche il fante di coppe direi che essendo un fante, fa riferimento ai figli. Quindi se state cercando, un bambino, potrebbe essere che questo è un periodo insomma, ehm, fecondo in questo senso. Diversamente, se non è quello il vostro caso, insomma, il mondo e il fante di coppe potrebbero rappresentare il fatto che ci sia un nuovo tipo di entusiasmo per quello che riguarda magari un qualche tipo di offerta, un qualche tipo di proposta. Per un gruppo piccolo, potrebbe essere che una persona potrebbe tornare, diciamo così, per porgervi delle scuse. Magari l'eremita, questo periodo parte con l'eremita perché siete voi che ve ne siete andati e questo potrebbe essere una persona, appunto che torna, per chiedere scuse insomma, okay. Allora andiamo a vedere l'eremita. Mostratemi l'eremita. Abbiamo sì, il giudizio, la carta del re di coppe al contrario e un 3 di bastoni. Il re di coppe ce l'avevate già anche qui, eh. Quello che sento è che qui, ripeto, c'è qualcuno che ha avuto come se fosse c'è il giudizio, quindi parla di quello che potrebbe essere una chiamata di tipo economico, sì, di tipo fisico, quindi una telefonata e magari è questa persona che ha già tentato di mettersi potrebbe anche essere un vecchio cliente, non necessariamente una persona a livello romantico, okay? Comunque qui c'è quello che è una chiamata, un risveglio, qualcuno ha avuto magari un'idea, ma sento che potrebbe essere più una chiamata, è come se qualcuno avesse ripreso, mi parlano di appello. È come se qualcuno avesse ripreso un'altra persona o comunque avesse messo un punto e anche qui abbiamo un 3 di bastoni, parla di un viaggio, parla di un progetto che è appena iniziato, parla comunque di un allontanarsi. Quindi ci va a gioco con l'eremite insomma, okay. È come se qualcuno qui avesse ricevuto una telefonata o una notizia, che diciamo così, abbondantemente, smosso a livello emotivo e quindi si sia deciso di partire con questo eremita o di lasciarsi indietro un qualche tipo di realtà. Il 5 di pentacoli è spiegato da un 10 di bastoni e da una regina di coppe e di nuovo il 10 di bastoni è la chiusura di un ciclo. Sento che qui qualcuno a livello emotivo ha avuto una perdita e ha chiuso volontariamente, sento, questo ciclo. Probabilmente è il prima e il dopo che segna l'eremita, no, da questo punto da cui c'è stato l'allontanamento, c'è stato l'inizio di questa ricerca interiore, c'è anche stato questo tipo di lavoro per quello che riguarda il lasciarsi indietro, appunto, i pesi, le aspettative, che hanno magari gli altri nei vostri confronti. Scusate un attimo. Dunque, stanno facendo dei lavori qua vicino, quindi se sentite rumore vi chiedo già scusa. Spero che riusciate a sentirmi bene lo stesso. Allora, andiamo a vedere la sacerdotessa, per piacere, grazie. 2 carte per spiegare la sacerdotessa. Okay. Abbiamo un fante di spade al contrario e il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni è la carta prima del 3, ce l'avevate qui. Quindi quello che sento è, c'è la volontà, se vogliamo, per certi versi, di lasciare andare un pochettino quello che è il controllo. Può essere un controllo di tipo interiore, perché la sacerdotessa fa riferimento proprio a quello che è, diciamo, il mondo interiore, il mondo dell'intuito. C'è il desiderio, se vogliamo, di fissare dei nuovi obiettivi, di andare avanti, di fissare dei nuovi obiettivi direi che è proprio il termine esatto. Allora, andiamo a vedere questa okay, la ruota della fortuna, per la regina di bastoni e il matto.
sento che qui c'è la necessità di cambiare attitudine nei confronti probabilmente di questa situazione, okay? Perché comunque bisogna allora il matto fa riferimento anche a quello che è un sentimento di fiducia, il fidarsi di qualcun altro. Qui in questo senso, in questa parte diciamo così, della lettura sento che in realtà dovete cambiare il vostro modo di fidarvi degli altri. Adesso qui non so se è perché vi fidate troppo o se è perché non vi fidate per niente, però un qualche cosa nel vostro modo di aver fiducia verso gli altri deve cambiare. Sento che con questa regina di bastoni è un po' come se vi dicessero perché avete anche la sacerdotessa, è un po' come se dicessero: "Affina l'intuito", perché fondamentalmente quello vi dice molto, okay, su come su se avere fiducia o meno delle persone. Andiamo a vedere il re di coppe chi è. Abbiamo un'altra volta la carta dell'eremita e sono 3 e abbiam fatto un plain. E il 7 di pentacoli. C'è da fare un lavoro a livello emotivo, okay? Qui avevate l'eremita e la carta del giudizio che parla e di nuovo re di coppe tra l'altro. E di nuovo il re di coppe. C'è proprio da fare un qualche tipo di lavoro interno, sento, a livello emotivo. È un lavoro che va fatto, mhmm, è legato comunque alla vostra percezione emotiva di un qualche cosa o al vostro stato emotivo, okay? Oppure, se facesse riferimento a una persona, magari a un partner, a un collega o quello che è, in tutti e 2 i momenti della lettura, ehm, diciamo che così l'eremita dice: "È meglio partire, fare il proprio viaggio da soli". La carta dell'eremita vi ricorda anche che dovete farcela da soli, solo con le vostre forze. L'eremita è un vecchio saggio che ha già affrontato un sacco di avventure, diciamo, ed è perfettamente in grado di farcela da solo, okay? E poi abbiamo anche la carta del 7 di pentacoli. Per certi versi è come se, qualcuno avesse già fatto questo viaggio, infatti l'eremita la vediamo qua all'inizio, e che bisogna solo, come dire, aspettare che i tempi siano maturi per certi versi. Ma poi abbiamo il mondo cambia tutto quello che è l'orizzonte, andiamo a vedere. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, vediamo che altro. E un cavaliere di bastoni. Quindi potrebbero essere 2 lati, diciamo così, della stessa medaglia, nel senso che potrebbero essere 2 lati caratteriali di una sola persona che entra, oppure potrebbero, rappresentare 2 persone diverse, okay? Per certi versi sento che quello che cambia è, il tipo di diciamo così, il tipo di progressione che si fa, che è una progressione che inizia a prendere un qualche tipo di velocità, okay, perché è vero che abbiamo il cavaliere di denari che fa passi piccoli ma concreti, ma è affiancato da un cavaliere di bastoni. Quindi sento per certi versi che c'è questo inizio sì, perché il mondo segna la fine di un periodo e l'inizio di un periodo nuovo, che comunque, diciamo proprio inizio del periodo l'energia è piuttosto lenta, ma poi va via via velocizzandosi. Okay, allora il fante di coppe spiegato giustamente da un altro fante di coppe. Guardate, qui sento che c'è qualcuno che verrà ad e da un asso di denari. Qui probabilmente qualcuno verrà ad offrire una nuova strada, un nuovo percorso. Potrebbe essere un nuovo lavoro, potrebbe essere un aiuto economico, potrebbe essere un nuovo modo di vedere le cose. Magari fate una chiacchierata con qualcuno che vi illumina e vi rendete conto che fino a quel momento lì non avevate preso in considerazione delle cose, okay? Comunque sì, il viaggio interiore è molto forte perché avete, vabbè, 3 volte, l'eremita, avete la carta della sacerdotessa, avete comunque la carta del giudizio all'inizio dell'assesa che parla proprio di quello che o è un'idea illuminante o è quello che è un risveglio di tipo spirituale, okay? Quindi sento che è proprio un'evoluzione in questo senso. State cercando di prendere quello che è il vostro carisma, il vostro, savoir faire, il vostro state cercando di lavorare su quello che è un po' la vostra personalità, sento.
lasciandovi indietro quelle che sono le aspettative degli altri. È un po' come se vi steste ricostruendo, siete in un punto dove dite: "Okay, io adesso chi sono realmente?" Ripeto, poi ognuno applichi la stesa alla propria realtà di vita, perché come dicevo all'inizio, questo fante di coppe potrebbe anche essere qualcuno che torna a chiedere scusa e a proporvi con questo asso di denari un nuovo tipo di inizio concreto, okay? Andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, potete commentare o mettere un like. Allora abbiamo il mutamento e rinascita. Wow. Il mutamento è la carta della forza, è un 10 e anche questo è un 10. Quindi o sì, questo periodo di iniziazione, diciamo così, di riflessione che porterà questo eremita, trasmuterà, cambierà quello che sono le cose. Quindi il guardarvi dentro, vi darà modo di, cambiando quello che siete dentro, di cambiare quello che è la realtà fuori, okay? Il mutamento è proprio una carta che parla di un cambiamento rapido, un ca ma avevate anche il mondo, quindi qualche cosa cambia molto veloce anche, o sì. La carta del rinascita è un 10 di spade e parla proprio di quello che è la fine della sofferenza, cioè voi state rinascendo, okay? Piano piano nel percorso della vita vi state, diciamo così, rinascendo ciclo dopo ciclo, sempre più forti, sempre più puliti, sempre più puri, mi verrebbe da dire, okay? Wow! Amici della bilancia, forte periodo introspettivo e comunque la stesa finisce con un bel lasso di denari, quindi un nuovo inizio, o questa persona che entra nella vostra vita o qualcuno che torna nella vostra vita. Andiamo a vedere un altro messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cosa hanno da dirvi. Wow! Ehm, come si posso tradurlo? Alchimia interiore, Ehm, allora l'alchimia interiore, quindi tutto quello che fa, diciamo così, reagire quello che è il vostro pensare, il vostro puntare gli obiettivi, diciamo che la chimica che trasforma questi pensieri, se vogliamo, in realtà è, il fatto che si reagisca alla paura con l'amore. La paura fondamentalmente è creata dall'ego, okay, quindi è quella che blocca, è quella che ci fa ritrarre, okay? Invece se noi non avessimo paura si tenderebbe ad andare verso l'espansione, verso l'avventura, verso lo sperimentare, okay? Quindi per certi versi, la carta è un po' come se vi, suggerisse di fare appello all'amore che avete dentro, nel momento in cui sentite paura, okay? Bene cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.